Vivevo la mia vita tranquilla, ma quello che non sapevo è che avevo qualcuno accanto a me, qualcuno che aveva deciso che tutto doveva cambiare. Mi chiamo Deborah Garenti e questa è la mia storia. Amore, sono arrivata a casa in questo momento. Adesso mi prendo un antidolorifico e poi mi metto a riposare un po'. Comunque, ho incontrato Stefano, il mio tatuatore, e tra una chiacchiera e l'altra gli ho detto che a giorni andrò da lui a farmi un altro tatuaggio. Tranquillo, pago io. Dai, ci vediamo domani. Buon viaggio. Ricordo quel giorno come se fosse ieri. Ero prigioniera del mio corpo. Avrei voluto urlare, ma invece decisi che era arrivato il momento di sapere la verità. Ok, il cuore è a posto, a parte la tachicardia, ma tanto quella l'hai sempre avuta. Da quanto hai questo dolore? Da un paio di mesi circa. Ho provato anche con un antidolorifico, ma niente, il dolore resta quello, né migliora né peggiora. Inoltre è da qualche giorno che ho delle fitte alle gambe. Cosa potrebbe essere secondo lei? Potrebbe essere tutto o niente. Questi sono tutti gli esami da fare. Poi una volta pronti vieni qui e ti saprò dire. Cosa mi sta succedendo? Perché sto così male? Nella mia mente regnava il caos e per la prima volta avevo paura. La risonanza è pulita, ma le analisi non sono buone. Ti consiglio di vedere un reumatologo. Ho il sospetto che si tratti di fibromialgia, ma sarebbe a confermarlo. La sua dottoressa ci ha visto giusto. Lei è affetta da fibromialgia. D'ora in poi la sua vita non sarà più la stessa. Si ritroverà a dover fare i conti con una società che purtroppo spesso e volentieri non la capirà, perché questa è una malattia invisibile. Le diranno di farsi vedere da uno bravo, le diranno di prendere psicofarmaci, cosa che consiglio anch'io. Eccomi qua. Ascoltami. Ascolta tu, io non avrei mai voluto essere un peso per te. Debbie, Mi dispiace. tu non sarai mai un peso per me. Sei la persona più importante della mia vita. E poi l'ho promessa anche a Dio. Non sto scherzando. Lo so. Mi prenderei io il tuo dolore. Se solo potessi. Vieni qua. Piccoletta mia. Sei più forte della malattia. Stavolta non era solo il mostro. C'era qualcos'altro, io lo sentivo, ed anche stavolta
Nessuno mi credeva. Signora Carenti, la situazione è preoccupante, molto critica. Purtroppo l'ernia estrusa va a comprimere il midollo. Io credo che dobbiamo operare anche d'urgenza, altrimenti rischiamo una semiparalisi. Tranquilla tesoro, la mamma sta bene. Non è così, lo sai benissimo. Perché non ci dite la verità? Giulia ha ragione. Perché continuare a mentirci? Quel giorno capii che non avevo scelta. Dovevo imparare a chiedere aiuto. Hai paura? Eh sì, E non devi averne. Io non ne ho. Sai perché? Perché il mondo ha ancora tanto da dare. Forza, piccolè! E mentre io lottavo con la mia solita grinta, la mia famiglia realizzava che questa sfida era più dura delle altre e ognuno l'affrontava a modo suo. Sì, ti apro. Va bene, grazie. Arrivederci. Amore, Ciao mamma. Come stai? Come va il braccio? male. È per questo che sto cercando disperatamente un buon ortopedico. Hai ragione. Voi lì tutto bene? Sì. Siete a casa? Mm. Vabbè, dai, vi chiamo dopo. Va bene, ciao mamma. A dopo. Come ti è sembrato al telefono? Era tranquilla? Abbastanza. Buongiorno, volevo chiedere un'informazione. È possibile fissare un appuntamento con il dottor Marchigiani? Purtroppo lei è completamente bloccata, io non è che possa fare chissà cosa. Qui in realtà c'è bisogno di un fisioterapista per risolvere il problema. Ma questo blocco è dipeso dalla fibromialgia, dottore? Lei purtroppo soffre di lassità articolare molto pronunciata. Non si disperi, signora Carenti, vedrà che con la fisioterapia starà meglio. Se vuole posso darle il numero del fisioterapista che lavora qui, che poi fa parte anche del mio team. Sì, certo, grazie. Lui si chiama Cristian Moro. Lo contatti e le dica che la mando io. Ed eccomi qui, ad aspettare di conoscere l'ennesimo medico, ignara del fatto che proprio lui avrebbe rimescolato le carte. Oh, dai, secondo me è quello giusto. Lo spero davvero. Fidati. Poi, dalle foto che ho visto su internet, devo dire che è pure un figo. Vabbè, ho detto che è un figo. Ma smetti! Bello o brutto a me non interessa. L'importante è che mi aiuta a rimettermi in sesto. Certo, io scherzavo. Devi. Lara, Ciao. ciao. Ma non avevi detto... Avevo, adesso sono qui. Dunque, Debbie, cioè Deborah. Deborah, ok, possiamo darci il tu? Certo. Allora, qui c'è molto da lavorare. Momenti di sconforto ce ne saranno sicuramente, ma la cosa più importante è che tu faccia sempre gli esercizi, che ora ti farò vedere io, soprattutto anche a casa, Certo. e che tu creda in me. Mi hanno parlato molto bene di lei. Eh? Di te. Quindi sì, voglio fidarmi. Bene, iniziamo. E così mi sono fidata di lui ed ho iniziato a lavorare sodo, perché me lo sentivo, questa battaglia l'avremmo vinta insieme.
Direi che per oggi va bene così. Quando è la visita di controllo? Domani vediamo cosa dirà il generale. Hai cambiato di nuovo fisioterapista? No, è sempre lui, il dottor Moro. Dai ragazzi, stacco che vado a farmi una bella doccia. Ok, ci vediamo. Ciao. Ciao mamma. Nonna. Io e il nonno siamo fieri di te. Debbie, Nonno. Ho perso i miei adorati nonni anni fa, ma la verità è che loro non mi hanno mai lasciata e soprattutto nei momenti peggiori tornano per darmi coraggio. I miei complimenti, Debbie. Sono fiero di te. Grazie. Sei sulla buona strada. Continua così. Grazie. Non so come avrei fatto senza di te. Così mi devo muovere, però. Grazie per la fiducia. Stammi bene, Debbie. Non vorrei mica abbandonarmi anche tu. Dove lo trovo un altro fisioterapista come te? Ah, ho capito. Soffri di sindrome dell'abbandono. Tranquilla. Piccolo uragano. Continueremo a lavorare insieme. Promesso? Promesso. Il mio percorso non è finito. Vi ho mostrato solo una minima parte di ciò che prova una persona affetta da fibromialgia. La mia lotta continua e non ho alcuna intenzione di arrendermi. Ciao a tutti, io sono Debbie, quella vera, la protagonista della storia che avete appena visto. Innanzitutto vi volevo ringraziare per aver deciso di ascoltare quello che avevo da dire e di vedere la mia storia. E volevo soprattutto ringraziare con tutto il mio cuore Eleonora Lentini, che è stata la mia amica Eleonora, che ha deciso di darmi fiducia e di ascoltarmi, perché è proprio questa la difficoltà in questa malattia, essere ascoltati. E adesso è arrivato il momento dei ringraziamenti. Vorrei ringraziare il cast meraviglioso che si è unito a noi in questa avventura, perché ho trovato degli amici preziosi che non abbandonerò, che continueranno a fare parte della mia vita, e questo è un regalo bellissimo. E voglio ringraziare la mia famiglia, che mi è stata sempre vicino e continua a starmi vicino in questa battaglia, perché è una battaglia, e sotto tutti i punti di vista, psicologico, fisico, morale, tutti i punti di vista. E voglio ringraziare soprattutto i medici, quelli che veramente hanno scelto di accompagnarmi in questo percorso, e devo dire che sono veramente pochi. Li conto proprio sulle dita di una mano e non arrivo alla fine delle dita, quindi per farvi capire sono veramente pochi, però ci sono quotidianamente, affrontano le mie crisi insieme a me e hanno deciso di accompagnarmi, e questa cosa è molto importante. E ora vorrei rivolgermi a chi soffre di questa malattia come me. Non vi arrendete, non vi fermate al primo medico che vi dice che non c'è nulla da fare, che ve la dovete tenere e che dovete accettarla. Certo che la dobbiamo accettare come tutte le malattie, perché questa è una malattia, ma dobbiamo anche imparare a combatterla. Arrendersi non aiuta, soprattutto psicologicamente. È molto importante essere combattivi, perché altrimenti lei fa più male. Penso che tutte quelle persone che soffrono di questa malattia possano confermarlo. È più dura quando ti butti giù moralmente, attacca ed è molto più cattiva. Quindi cerchiamo di tenerla buona più che possiamo. Vi saluto, vi ringrazio ancora per aver ascoltato la mia storia, spero che vi sia piaciuto questo racconto e spero che ci aiuterete a divulgarlo il più possibile, perché è questa la cosa importante, che molte persone conoscano questa malattia e la riconoscano come malattia, perché in questo momento non è ancora riconosciuta. Non vi abbattete, continuate a parlarne, parlatene continuamente con tutte le persone che avete intorno e parlatene sempre, parlatene il più possibile, ne dobbiamo parlare, perché non è una vergogna. Purtroppo è una cosa che ci è capitata e dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi, ma dobbiamo anche cercare di farla conoscere, parlarne sempre, perché abbiamo bisogno di aiuto. Non possiamo rimanere così abbandonati a noi stessi ad affrontare una cosa così pesante. Non siamo più quelle di prima, questo è vero. Siamo persone nuove, non siamo più sole.
questa entità, questa malattia invisibile, come viene chiamata, è con noi e ci accompagnerà sempre. Ma noi ci dobbiamo ricordare che la possiamo affrontare, non ci dobbiamo arrendere. Un grazie ancora a tutti e ci vediamo presto.